Ciao, vediamo come creare dei mock-up di presentazione con Adobe Photoshop. Dunque, abbiamo la nostra immagine sulla quale vogliamo creare appunto una presentazione. Dunque, la prima cosa è quella di andare a sdoppiare il livello base dell'immagine, sulla quale andremo poi ad applicare le altre immagini per ampliare e o personalizzare la nostra presentazione. O trasciniamo il file sul livello in modo da duplicarlo, oppure CTRL J, la tastiera Command J se si ha un Mac. Dunque, a questo punto andiamo a prendere lo strumento forma rettangolare e lo andiamo ad applicare sopra la parte che vogliamo sostanzialmente sovrapporre con l'immagine di destinazione. Ovviamente qui possiamo decidere il colore di riempimento, colore di bordo, quindi la traccia, ma a noi questo non interessa perché questo quadrato ci serve soltanto perché deve diventare l'area interessata a ospitare l'immagine di destinazione. Una volta applicata questa immagine quadrata al di sopra dell'area interessata, andremo col tasto destro sul livello, converti in oggetto avanzato. Bene, ora possiamo anche nominare questo livello con la tua grafica qui, ad esempio, riconoscendo questo livello come quello ospitante la grafica di destinazione nell'area interessata che stiamo andando a costruire. Ora, naturalmente, qual è l'area interessata in questo caso? È il monitor di questo portatile. Una volta trasformato il livello in oggetto avanzato, andiamo in modifica, trasforma, distorci. Perché? Perché dobbiamo praticamente far coincidere questa forma esattamente con il monitor di questo portatile e quindi cercheremo di essere il più precisi possibile spostandoci con gli angoli di questa forma, facendoli coincidere esattamente con gli angoli del riquadro monitor. Quando pensiamo di aver finito diamo l'ok e vediamo il risultato. Sembra abbastanza soddisfacente. Naturalmente, se vogliamo continuare le modifiche, selezioniamo il livello e di nuovo con modifica, trasforma, distorci. Magari facciamo uno zoom nella parte interessata, lasciamo sempre un pochino di neretto ai bordi in modo da far sembrare realistico appunto il fatto che ci sia un monitor. Bene, abbiamo la nostra area. Adesso andiamo a fare doppio clic qui nella parte del dischetto sul livello avanzato e si aprirà un file che è un file temporaneo di presentazione, si chiama .psb, che sono i file temporanei di editing di Photoshop che servono appunto a ospitare le immagini che andranno poi a finire nella nostra grafica originale, quindi in questo file. All'interno di quest'area sostanzialmente tutto quello che andremo a mettere comparirà all'interno di questo monitor che noi abbiamo delimitato e trasformato in un oggetto avanzato. Quindi qua dentro possiamo metterci per esempio una forma e dargli qualsiasi colore noi vogliamo. Possiamo metterci un testo, applicandogli poi gli stili che preferiamo. Questo è un file temporaneo di editing. Una volta che gli andiamo a dare un salvataggio, o CTRL S, Command S, oppure file salva, tornando al file originale, ecco applicato il nostro file all'interno del monitor, quindi la nostra grafica editata all'interno del monitor. Questo ci permette di creare delle presentazioni personalizzate e di applicarle come destinazioni nell'area che andiamo a delimitare nel file originale, come abbiamo fatto e come abbiamo visto. Potremmo anche addirittura ampliare l'area interessata, uscire fuori dal rettangolo, quindi dall'area di lavoro. Questo poco interessa perché, salvando, l'area delimitata sarà sempre quella interessata, non usciremo mai fuori. Diverso è se andremo a sostanzialmente modificare questo file, quindi se andremo a modificare l'oggetto originale che noi abbiamo precedentemente distorto per farlo entrare all'interno dell'area monitor. Possiamo poi infine anche andare ad applicare un testo all'interno dell'area che prende poi sostanzialmente tutta l'area interessata dalla forma, oppure bloccare questo file forma
e andare semplicemente a scrivere il nostro testo all'interno dell'area. In questo modo. Vediamo poi come applicare invece una presentazione all'interno dell'area monitor di questo smartphone. Per quanto riguarda tutto quello che è monitor, quindi tutto quello che è forme quadrate, rettangolari o anche superfici più genericamente quadrate e rettangolari come possono essere i biglietti da visita. Diverso è se dobbiamo applicare una presentazione su una forma che è già in origine circolare. In quel caso utilizzeremo la forma circolare. Quindi, selezionata la forma rettangolare, andiamo qua sopra e la andiamo a delimitare. Dopodiché andiamo a selezionare il livello nella palette livelli, tasto destro, converti in oggetto avanzato. Bene. Per poter avere un'idea di quello che c'è sotto in modo da andare poi a distorcere la forma e farla rientrare esattamente nell'area monitor, possiamo anche abbassare leggermente l'opacità. Dopodiché selezioniamo di nuovo il livello, tasto V, modifica, trasforma, distorci. E qui ovviamente non dobbiamo fare altro che andare a spostare, cercando di essere più precisi possibili, i 4 angoli all'interno dell'interfaccia monitor del cellulare, il tutto sempre facendo attenzione a restare fedeli il più possibile, dopodiché possiamo anche aumentare l'opacità. Cosa voglio inserire qua dentro? Posso fare qualsiasi cosa, l'importante è fare doppio clic e si apre la mia area. Qui possiamo inserire una forma che può uscire anche dall'area di lavoro, ma possiamo anche semplicemente andare a dare un colore di riempimento con lo strumento secchio, rasterizzando il tutto. Salviamo ed ecco applicato il nostro file, che prende esattamente la direzione del cellulare, che vedete com'è, insomma abbastanza, non è proprio dritto, leggermente inclinato verso sinistra, proprio perché la foto è una panoramica quasi dall'alto, e abbiamo quindi il nostro mockup realizzato. Tutte le volte che vogliamo sostituire le immagini o gli elementi grafici che abbiamo inserito all'interno, non dovremo fare altro che fare doppio clic sul livello interessato e andare a sostituire gli elementi. Bene, andiamo ora a costruire un mockup su questa immagine che contiene uno smartphone, diciamo, di ultima generazione, e questo è più particolare perché ha appunto gli angoli arrotondati e ci permette di applicare quindi una tecnica in più, che è quella del mascheramento delle zone di questa immagine che si sovrappongono all'area interessata, quindi all'area del monitor dello smartphone. Dov'è che andremo a intervenire? Sul palmo per esempio della mano che si sovrappone all'immagine e sulla parte del dito. La prima cosa da fare è duplicare il livello. Strumento rettangolo, mi vado a posizionare qui in modo da coprire tutta l'area interessata. Vado a diminuire leggermente l'opacità. Abbiamo convertito il livello in oggetto avanzato, andiamo su modifica, trasforma, distorci e qui ci spostiamo sostanzialmente con gli angoli della forma in modo da far coincidere il più possibile la forma con quello che è l'interno monitor del cellulare, dello smartphone, in modo da avere un'idea, diciamo, più fedele possibile di ciò che andremo a inserire all'interno, in modo quasi da non far sembrare che c'è applicato un livello sopra, ma che quasi la foto è stata sostanzialmente come se la foto fosse sostanzialmente quella, ecco. L'idea è un po' questa qui. Da una prima occhiata potrebbe andare bene. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a avvicinarci facendo uno zoom, vedere quali sono le aree che necessitano poi di un'ulteriore modifica. Gli angoli sicuramente, perché qui abbiamo gli angoli del monitor che sono sostanzialmente tutti arrotondati. Andare a mascherare la parte della mano e del dito, e qui anche i due angoli. Vediamo se a livello di bordi siamo più o meno fedeli a quella che è sostanzialmente la forma del cellulare. Se non ne siamo sicuri, selezioniamo di nuovo il livello, torniamo su modifica, trasforma, distorci e vediamo insomma all'interno se ci troviamo
A questo punto andiamo a applicare una maschera. Con il livello selezionato andiamo giù nella parte bassa della palette livelli e aggiungiamo una maschera di livello. Con la maschera di livello selezionata andiamo a selezionare lo strumento pennello oppure B da tastiera, assicurandoci che sia il colore primario come nero. Col tasto destro sull'interfaccia di lavoro selezioniamo un pennello di tipo morbido con una dimensione abbastanza piccola, in modo da andare a cancellare soltanto le parti che dobbiamo cancellare. Se ci sono delle parti invece che vogliamo ripristinare, come in questo caso, andiamo a cambiare il colore primario, o spostandoci qui oppure con la X da tastiera, e riprendiamo il passaggio del pennello. Come vedete viene ripristinata l'area cancellata in più. Torniamo a ripristinare il colore nero, spostiamoci da quest'altro lato. Bene, con un semplice intervento di maschera abbiamo sostanzialmente adattato l'area in modo da ottenere un risultato fedele. Doppio clic sul livello che selezioniamo prima dell'oggetto avanzato e apriamo il file PSD, quindi l'area di lavoro editabile temporanea, dove andremo ad applicare la nostra presentazione sostanzialmente, che si adatterà di conseguenza fedelmente all'area di destinazione. Anche qui possiamo andare ad applicare direttamente un colore, una forma, tutto ciò che vogliamo, perché si adatterà automaticamente all'area interessata. Dopodiché CTRL S o Command S oppure File salva, avremo salvato il file temporaneo, torniamo nella nostra area di lavoro del file originale ed ecco applicato il nostro mockup. Le stesse tecniche le possiamo utilizzare anche per altri tipi di superfici o altri tipi di immagini, che possono essere sempre, per esempio, superfici circolari o rettangolari. Utilizziamo in quel caso una forma rettangolare o una forma circolare a seconda appunto dell'area di destinazione. La stessa cosa possiamo fare se per esempio vogliamo presentare un biglietto da visita personalizzato con il nostro logo e tutte le info di contatto. Ciao, grazie e alla prossima!